Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi in questo video parlo dei finti mazzi di tarocchi, ovvero quei mazzi di oracoli venduti sul mercato sotto il nome di tarocchi, che però appunto tarocchi non sono. Ho voluto fare questo video perché mi sono resa conto che per chi inizia ora ad approcciarsi al mondo dei tarocchi, e quindi deve ancora comprare il primo mazzo, può essere appunto indotto in errore dal nome di alcuni mazzi, che tra l'altro sono comunque molto belli e interessanti, che però appunto non sono tarocchi. Quando ho iniziato io questo problema non c'era. C'erano solo tarocchi ed altri tipi di carte, invece adesso il mercato è molto vasto e a volte, soprattutto per una scelta editoriale, alcuni oracoli vengono venduti appunto con il nome di tarocchi. Però se uno vuole appunto accostarsi al mondo dei tarocchi veri e propri, è importante saper distinguerli da quelli finti, appunto. Come fare a riconoscere i mazzi di tarocchi finti, tra virgolette? Beh, innanzitutto bisogna conoscere la struttura del mazzo di tarocchi vero e proprio. Ho fatto un video a parte di cui posterò il link, dove descrivo un po' più nel dettaglio la differenza tra tarocchi e oracoli. Però diciamo qui in generale si può dire che il mazzo di tarocchi ha una struttura ben precisa. È composto da 78 carte, divise in due gruppi ben distinti. Un gruppo viene chiamato Arcani Maggiori, di 22 carte, e un altro gruppo è di 56 carte e viene chiamato Arcani Minori. Questi arcani minori sono distinti in 4 semi, un po' come le carte da briscola italiane. Solitamente i semi vengono chiamati coppe, denari, spade e bastoni, e questi quattro semi sono divisi in altri due gruppi. Un gruppo fatto di carte numerate da 1 a 10 e il secondo gruppo fatto da personaggi di corte, ovvero figure di corte, che sono 4 per ogni seme. Solitamente vengono chiamate anche queste paggio, cavaliere, regina e re. Quindi vedete che la struttura del mazzo di tarocchi è abbastanza complessa. Quasi tutti i mazzi di tarocchi che trovate in commercio si ispirano a 3 mazzi modello che adesso vi mostro. Innanzitutto il Rider-Waite-Smith, di cui ho fatto un video a parte dove potete appunto vedere ciascuna carta. Poi abbiamo il mazzo di tarocchi di Marsiglia, e poi abbiamo il tarocchi di Thoth, che sono stati creati da Aleister Crowley. Dunque, questi 3 hanno delle differenze tra di loro, relativamente piccole, però appunto non sono uguali. In alcuni casi, per esempio, l'ordine delle carte viene cambiato. Per esempio, c'è una differenza tra le carte della giustizia e della forza, che sono 2 arcani maggiori, una differenza di posizione fra il Rider-Waite-Smith e tarocchi di Marsiglia. Nel Rider-Waite-Smith la giustizia è il numero 11, la posizione numero 11 tra il mazzo di 22, tra il gruppo di 22 arcani maggiori,
e qui invece ha il numero 8 nei tarocchi di Marsiglia. In altri casi i nomi sono diversi. Per esempio, nel caso dei tarocchi di Marsiglia, c'è la carta della papessa che viene invece chiamata Gran Sacerdotessa nei Rider-Waite-Smith. Qui nel Crowley c'è una differenza, per esempio, fra la temperanza, che viene chiamata arte, messo qua, vedete che è diversa, ed è diversa anche dai tarocchi di Marsiglia, che adesso eccola, che è più simile a quella del Rider-Waite-Smith, però appunto è ed è anche simile al Crowley, ma diciamo il nome è diverso. Quindi ci sono delle piccole differenze, per esempio anche qui in questo caso abbiamo il giudizio che viene chiamato Eone nel Crowley e giudizio nel Marsiglia e nel Rider-Waite-Smith. Questi sono in realtà piccole differenze dovute alla interpretazione esoterica dei simboli dei mazzi dei tarocchi, e ogni autore, perché questi sono stati, diciamo, hanno una base esoterica, ha interpretato, soprattutto nel caso del Rider-Waite-Smith e nel caso del tarocchi di Tot, hanno interpretato in una maniera personale la simbologia delle carte, soprattutto perché l'hanno legate alla simbologia della Cabala. Questo invece, diciamo, non c'è un autore specifico nel caso dei tarocchi di Marsiglia, quindi diversa, diciamo, un po' la storia. Però in tutti e tre i casi la struttura è abbastanza simile, soprattutto anche la interpretazione e la simbologia. Come ho detto precedentemente, nel mercato ci sono tanti mazzi di tarocchi che nella maggior parte dei casi si ispirano a uno di questi tre mazzi, soprattutto il Rider-Waite-Smith perché è molto popolare. Anche altri mazzi in commercio possono avere delle piccole differenze con il modello, in termini soprattutto di nomi delle carte, perché magari si ispirano al mondo delle fate, il mondo delle sirene, quindi invece di per esempio paggio, cavaliere, regina e re, magari hanno dei nomi che richiamano appunto più il mondo a cui si ispirano. Possono anche avere delle piccole aggiunte alla struttura originaria, che però non cambia veramente appunto rispetto al modello a cui fanno riferimento. Un esempio di questo approccio è il Tarot of Mystical Moments, di cui ho fatto un video, di cui posterò il link qua sopra, che è questo qua, dove vediamo che la simbologia è quella del Rider-Waite-Smith, anche se per esempio i disegni sembrano molto diversi, però in realtà la simbologia è chiaramente la stessa. Però rispetto al modello del Rider-Waite-Smith ha aggiunto delle carte che possono essere utilizzate o meno, nel senso che per l'imperatore ha proposto due versioni, quindi si sceglie una delle due.
Io per esempio ho scelto questa, e poi anche per i re ha scelto due versioni, una più con una figura maschile e una con la figura femminile. Queste sono le versioni della figura maschile, sono il re di bastoni, di coppe, di spade e di denari. Non dovete in questo caso usare entrambe le versioni, però sceglierne una delle due. Questo appunto è un esempio di come l'autore del mazzo può modificare un po' la struttura originaria del modello di riferimento senza però in realtà cambiarla totalmente, quindi rimane comunque fedele al modello originario. Ehm, per quanto invece riguarda quelli che io chiamo finti mazzi di tarocchi, in realtà la differenza è sostanziale nella struttura soprattutto. Questi sono infatti in realtà degli oracoli, magari complessi, molto belli, molto utili, che però vengono commercializzati sotto il nome di tarocchi per facilitarne la vendita, evidentemente. È molto probabilmente una scelta più della casa editrice che dell'autore del mazzo. Io ho due esempi, di Akashic Tarot e i tarocchi celtici, di cui posto il link, dove potete vedere le carte una per una in entrambi i casi. Qui con me ho i tarocchi della Cascio, Akashic Tarot, che sono questi qua, e che vengono appunto venduti col nome di tarocchi. Però in realtà è un oracolo, tant'è vero che le carte non sono 78, bensì 62. Sono anche qui divise in un gruppo di cosiddetti arcani maggiori che però non hanno nulla a che fare come nome, come significato e come simbologia con quelli dei tarocchi, e anche le altre carte, sebbene siano divise in 4 semi, non hanno, si discostano molto, diciamo, dalla simbologia originaria di quelli dei tarocchi. E hanno addirittura delle carte in meno perché mancano due figure di corte. In questo caso il pericolo è che voi compriate, non conoscendo i tarocchi, uno di questi mazzi che vengono denominati tarocchi e poi vi trovate davanti a un mazzo che non ha nulla a che fare con i tarocchi e quindi non riuscite in realtà ad imparare i tarocchi, perché sono completamente diversi, sono dei mazzi completamente elaborati, creati dall'autore con significati assolutamente diversi da quelli dei tarocchi, che possono essere imparati semplicemente utilizzando il libro di riferimento esplicativo. Un consiglio quindi per evitare di trovarvi a comprare un mazzo che di tarocchi non sono, se siete nuovi al mondo dei tarocchi e appunto dovete ancora comprare il primo mazzo, io vi consiglio di comprare uno dei 3 modelli, o i tarocchi di Marsiglia, o il Rider-Waite Smith, o i tarocchi di Thoth di Crowley, perché appunto sono dei tarocchi veri e propri. Una volta che poi avete comprato uno dei 3, potete quindi capire la struttura e identificare facilmente qualsiasi personalizzazione al modello originario dei tarocchi. Fra i 3 io suggerisco comunque il Rider-Waite Smith per chi è un neofita che quindi proprio non conosce i tarocchi, perché è quello più abbordabile, quello più semplice, quello più facile da leggere.
Gli altri, tipo i tarocchi di Marsiglia, negli arcani minori hanno dei simboli, quindi sono diciamo molto più astratti, e così anche quello di Tot. Ehm, ehm, Vediamo per esempio, eccolo, sono dei simboli astratti. Mentre nel caso del Rider-Waite-Smith abbiamo delle piccole scene che ci permettono di interpretare più facilmente anche gli arcani minori. Quindi una volta che avete comprato uno di questi tre modelli, mazzi di tarocchi, diciamo più antichi, eh, potete familiarizzare appunto con la struttura, simbologia e significati dei tarocchi, e poi potete magari anche comprare più facilmente in maniera autonoma dei mazzi che si rifanno a uno dei tre, però hanno delle non sono gli stessi, però appunto magari si fanno riferimento a un mondo delle fate, delle sirene, dei boschi, delle streghe, eccetera, eccetera, e siete comunque sicuri di aver comprato un mazzo di tarocchi, altrimenti veramente rischiate di comprare degli oracoli, magari bellissimi, magari anche molto utili, però insomma sempre oracoli sono, non sono tarocchi. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande scrivete pure nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e attivare soprattutto la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!